Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qui ci troviamo al Tesla Store di Roma e qui vi ho documentato una parte del mini training che fanno inizialmente quando consegnano la macchina. Mini training che diciamo ho lasciato un po' a desiderare. Cerchiamo di migliorare questo servizio vendita. Qui mi sono sparato un bel time lapse a ritorno a casa. Una piccola dronata è d'obbligo. Adesso ci facciamo un po' di POV senza andare a sbattere le macchine che ci stanno dietro. Sicuramente punto di forza rispetto ad altre auto questo bel display da 8 pollici, veramente bello, molto funzionale. La macchina è silenziosissima, una cosa incredibile. Per me è la prima auto elettrica, ma devo dire che già è stato amore a prima vista già con la Model 3, il modello precedente di questa. Devo dire che le prime cose che io faccio sempre il confronto con l'ultima auto che ho avuto, che è stata una classe A200, l'ultimo restyling che hanno fatto. Diciamo che sono stato terrorizzato dall'inizio per varie persone che mi dicevano, ho letto su Telegram, forum vari, Facebook, è troppo bassa, tocca ovunque. Infatti ho detto, ma adesso voglio proprio vedere. Stavo un po' terrorizzato, addirittura sulla rampa del garage ero terrorizzato, ho detto tocca, dicono tutti che è troppo bassa, tocca, tutto quanto. E devo dire invece che, rispetto a chi diceva che toccava, non ha mai guidato una classe A, quella davvero toccava ovunque. Io al garage sotto casa mia pure dovevo stare proprio attentissimo, andare proprio alla velocità minima per potermi approcciare al parcheggio, perché sennò toccava sotto. Questa devo dire che non ha nessun problema, sì, è un'auto bassa sicuramente, ma non nei livelli catastrofici che la dipingono. La parte dei fari anteriori con i LED Matrix è davvero uno spettacolo. Ieri sera ho avuto modo di provarla al buio mentre andavo al lavoro e una luminosità incredibile. Poi adesso devo prendere bene l'abitudine con la parte qui del volante, con le frecce che abituato alle tradizionali leve sulla sinistra. Diciamo che inizialmente è abbastanza complicata la cosa, perché ti viene sempre comunque l'abitudine di mettere la mano qui a sinistra per cambiare freccia. Anche il fatto delle marce, inizialmente non vi nascondo che è stato un attimo, ci devi prendere un attimo la mano, dai, diciamo così. Abituato con la levetta qui, anche mi ricordo la prima volta che quando passai dal cambio automatico, che stava la parte centrale qui della cloche alla parte qui laterale, le prime volte vai un po' a mano così. Diciamo che le prime volte ci sono dei problemi, perché vai convinto con la mano e non trovi il cambio. Comunque niente di grave, bastano davvero poche volte per poi abituarsi a fare gli swipe sullo schermo. Sicuramente anche questa è una cosa che basteranno proprio poche ore di utilizzo per
per cambiare idea anche su questo. Ecco, una cosa che per esempio è abbastanza fastidiosa, questi avvisi acustici per le velocità, i limiti di velocità, che sicuramente vanno rispettati, però sono un po', a mio dire, un po' esagerati, perché durante anche un piccolo tragitto dentro la città suonano in continuazione, sono davvero fastidiosi. Solo che ogni viaggio, diciamo, ogni volta che vai con la marcia D li dovresti deselezionare fino a quando poi, se scendi, si riattivano da soli. La parte bellissima, che trovo molto molto comoda, è la parte questa qui delle frecce, che una volta inserita la freccia ti fa vedere praticamente sul display, ti fa vedere la telecamera dalla parte in cui tu devi girare, che è comodissima per i sorpassi. Ieri, durante il ritorno a casa dal ritiro, ho provata per la prima volta e devo dire che è davvero una cosa molto 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 comoda. Un po' di traffico anche. Diciamo che l'autonomia viene pubblicizzata come 500 e passa chilometri, ma sappiamo benissimo che stando nella realtà ci troviamo sui 390-400 forse. Poi ovviamente dipende dallo stile di guida, dipende da come ci si approccia al viaggio, perché ovviamente è una macchina prestante. Prego signora. La signora, prestazioni diciamo molto elevate, anche se questa è la standard range, 0-100 in 6 secondi, ma ha davvero uno scatto incredibile. Anche sui sorpassi te ne accorgi passando da un'auto termica, che puoi avere tutti i cavalli che vuoi, ma c'è una differenza incredibile proprio appena il tempo di reazione da quando schiacci l'acceleratore a quando parte. Diciamo che è davvero 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 incredibile. Sul traffico ho provato cruise control adattivo con l'accelerazione automatica e devo dire che è davvero molto molto comodo, perché ti permette comunque, anche se sei nel traffico, di, diciamo tra molte virgolette, di rilassarti, perché tiene la distanza tra l'auto che c'è davanti, che tu puoi benissimo impostare. Ci sono varie distanze che tu puoi impostare. Io ho messo a 2 perché, visto che già a 3 era un po' troppo distante. Tanto qui un uomo volante sul monopattino. Questo cruise control così adattivo è molto molto comodo, ti consente di stare al volante molto più rilassato. Ho in programma per l'inizio di dicembre un viaggio a Milano e sicuramente la metteremo a dura prova con i supercharger e tutto quanto il fatto della ricarica in viaggio. Faremo Roma-Milano e vediamo un attimo come si comporta, facendo delle considerazioni così a caldo, ma lasciano un po' il tempo che trovano, giusto un punto di vista. Diciamo che più che altro io faccio dei confronti con l'ultima auto che ho avuto e per ora non la rimpiango affatto, specialmente per dover pagare ogni anno tra bollo che stava quasi sui 400 euro e la manutenzione, tagliando in Mercedes non te la cavi mai meno di 350 euro, quindi già aver eliminato quelle due spese per me è una vittoria. Poi trarremo le conclusioni sicuramente più avanti. Le mie considerazioni rispetto al vecchio modello di Model 3 che ho avuto la fortuna di testare: la parte degli interni della vecchia Model 3 non mi piaceva, il volante, la parte qui abbombata non mi piaceva proprio, e questo lo trovo molto più elegante, più minimale. E poi non mi piace, cioè praticamente hanno cambiato le due cose che non mi piacevano, e la parte qui diciamo in materiale legnoso non mi piaceva assolutamente, e diciamo che così gli interni secondo me anche qualitativamente hanno fatto un salto di qualità incredibile. Anche la luce ambient, che devo dire però un po' fiacca. Io avevo nella Mercedes, diciamo che nella classe A, diciamo la stessa cosa queste luci ambient, però erano più accese. Questa devo dire è un po' più soft, quell'altra sembrava più una navicella spaziale quando si accendevano. Questa rimane un po' più delicata come cosa, però è molto piacevole. Una cosa che questa però vedremo quest'estate, la valuteremo bene quest'estate, sono i sedili ventilati, che a detta di molti, praticamente tutti, estate i sedili diventavano i vecchi sedili diventavano roventi. Davvero era una cosa fastidiosa. Ho visto foto e video di gente scendere con la camicia praticamente zuppa di sudore, uno scempio proprio. E questi diciamo che
stando così le cose, con il fatto della ventilazione dovrebbero eliminare definitivamente questo problema. Diamo uno sguardo adesso proprio alla vera novità di questa nuova Model 3, schermo posteriore con la possibilità di, come vedete, di direzionare il flusso d'aria, la velocità, che è davvero troppo forse. Ci sono i sedili riscaldati, intensità, penso che in un viaggio Netflix qui dietro deve essere davvero tanta roba. Tanta roba. Audio ottimo davvero, anche qui dietro, spettacolo. Davvero tanta roba. Altra funzione comodissima è che puoi mandare avanti o dietro il sedile. Così durante il viaggio magari ti puoi anche distendere o stare comunque più comodo, tutto in maniera elettrica. Avanti, bagagliaio molto ampio. Qui vediamo c'è la parte dove c'è il carichino Tesla con dietro il velcro, comodissimo, perché comunque quando non lo metti poi sta qui e non si muove più. Qua c'è la solita i doppi fondi e qui c'è, diciamo, sembra quasi un pozzetto quanto è grande, guardate quanto cavolo è. Ultimo POV della giornata dopo un po' di riprese, andiamo verso casa. Ok, che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like, iscrivetevi al canale come fanno tutti gli youtubers. Niente ragazzi, alla prossima. Penso proprio che continuerò a fare dei contenuti su questa macchina, quindi iscrivetevi per vedere i prossimi video. Ciao!